Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 129. Achille a Sciro. Sull'isola di Sciro si nasconde un segreto. Tra le sue grandi pietre, che danno il nome all'intera isola, nella corte di re Licomede trova asilo un fuggitivo giovane. Il suo fisico è armonioso ed agile ed egli è maestro nell'arte della caccia e nel combattere in battaglia. Come se non bastasse, è di una bellezza divina. Si tratta del settimo figlio di Peleo e di Teti. Sì, hai già sentito questi due nomi. È caduto proprio al loro matrimonio che Eris, la divinità della discordia, ha fatto rotolare sul tavolo del banchetto la mela dorata con sopranciso alla più bella. Da qui segue il litigio tra Atena, Era e Afrodite per avere il pomo dorato, poi il cosiddetto giudizio delle dee, la promessa fatta a Paride di avere l'amore di Elena di Sparta, il rapimento di Elena, eccetera, eccetera. Se questo brevissimo riassunto ti è sembrato oscuro, corri ad ascoltare gli episodi precedenti. Avrai il quadro ben chiaro di cosa stiamo trattando in queste puntate. Ricordo a chi mi ascolta solamente come Teti sia rimasta nel cuore di Zeus, che mai ne ha goduto l'amore. Questo desiderio insoddisfatto rimane come una spina nel cuore del re degli dei. Teti, con uno sguardo, riesce a fargli cambiare l'umore, forte del suo potere su di lui. Egli rimane il re degli dei, ma dimostra nel tempo di essere vulnerabile alla presenza di Teti. Il chiaro ascendente che la dea ha su di lui turba il pensiero di Era che, gelosa come non mai, sempre tiene la divinità marina sott'occhio, con discrezione, certo, ma con sguardo sempre vigile. Per questo e per altri motivi, Zeus decide di fare sposare la fanciulla marina dai capelli verdi con un essere umano, un eroe di prima grandezza, Peleo. Del loro incontro e del loro amore ti ho parlato diverse puntate fa. Se ti va di sentire la loro storia, ti invito a fare una veloce ricerca nel nostro catalogo. Con Peleo, Teti concepisce 7 figli e di tutti elimina le parti mortali, cospargendone i corpi di ambrosia e poi esponendoli al fuoco. Peleo, che accorre, non può più fare nulla per i primi 6, la cui parte mortale è stata uccisa. Giunge in tempo per vedere il più piccolo, appena nato, sospeso sul fuoco, che piange. Teti lo regge per un tallone e, completamente presa dal suo rito, non si accorge che Peleo è entrato nella stanza e le sta urlando di togliere immediatamente il piccolo dalle fiamme. Lei sembra non udire quella voce.
Peleo di forza strappa il piccolo dalle mani della madre, la quale si scuote dalla sua concentrazione e, irata, scompare nell'aria. La caviglia e il tallone, per cui era stato sospeso sul fuoco il piccolo, sono carbonizzati. Peleo dà in custodia il piccolo al saggio centauro Chirone e insieme decidono di sostituire le parti arse del bimbo con un pezzo del tallone e della caviglia del gigante Damiso, famoso per la sua velocità nella corsa, il cui corpo è sepolto a Pellene. È proprio questo tallone che rende il bimbo il più famoso piè veloce dell'antichità, ed è proprio questo tallone sostituito che diventa l'unico punto debole di una incredibile macchina da guerra. Questo bimbo ha un nome famoso che gli viene imposto dalla madre Teti proprio un attimo prima di svanire nel nulla, e io credo con un moto di tristezza nell'abbandonarlo. Il suo nome fa riferimento al fatto che il piccolo non ha ancora potuto posare le sue labbra al seno materno. Perciò la triste Teti lo saluta chiamandolo con quel nome famoso che tu già conosci: Achille. In altre versioni Teti immerge il piccolo in uno dei corsi d'acqua che scorrono sottoterra. Sospendendolo sempre per un tallone, la divinità ne rende invulnerabile la pelle di tutto il corpo, tranne per quei pochi centimetri, bagnandolo nello Stige. Ritorniamo alla linea del racconto principale. Achille cresce curato dal centauro Chirone che lo alleva sul monte Pelia. Viene nutrito con midollo di leone e di cinghiale selvatico e poi con grasso d'orso affinché possa crescere coraggioso e forte. Secondo altri, il suo menù abbonda di miele e di midollo di cerbiatto per aver garantite agilità e velocità nel correre. Chirone, l'incredibile mentore di tanti eroi, lo istruisce nelle arti del cavalcare, del cacciare, del suonare il flauto e di curare le ferite. Calliope, la musa, gli insegna a cantare nei banchetti. A soli 6 anni d'età, Achille uccide il suo primo cinghiale e da quel giorno pensa lui a portare la selvaggina alla cucina di Chirone. Carcasse di cinghiali o leoni diventano cibo abituale per maestro e discente. Atene ed Artemide lo osservano di lontano, ammirate, a motivo delle sue prodezze. Quel fanciullo dai capelli rosso-biondi è così agile e veloce nella corsa che riesce a catturare i cervi senza l'aiuto dei cani. Teti del profondo mare sa che il destino del giovane è di vivere da sconosciuto una lunga vita tranquilla oppure di morire giovane e coperto di gloria. Disperata al pensiero di perdere il figlio, Teti decide di nasconderlo per salvargli la vita. Trova uno stratagemma per occultare la presenza del figlio al mondo intero, in modo che nessuno lo riesca a trovare. Lo vuole inserire in un gruppo di 12 principesse. La divinità traveste il figlio come una fanciulla, gli acconcia i lunghi capelli secondo l'uso femminile e gli dà chiare istruzioni su come comportarsi atteggiandosi a ragazzina. Lo esorta ad agire con attenzione per non farsi scoprire nel suo camuffamento. Il giovane, che secondo alcuni non ha ancora compiuto 9 anni, promette alla madre di attenersi scrupolosamente al suo comando. Teti, rincuorata, reca il figlio sull'isola di Sciro
che tu forse ricordi come l'isola Petrosa in cui perse la vita Teseo, tradito nell'amicizia e ucciso da re Licomede. Licomede, il mellifluo e infido re di queste terre, accetta comunque volentieri di ospitare una nuova giovinetta da inserire nel suo gineceo. Questa riservata ragazza potrà tenere compagnia alle sue 12 figlie nelle loro stanze. Il re di Sciro per nulla sospetta che la giovane fanciulla accompagnata da Teti sia in realtà suo figlio Achille. Anche se ancora bimbo, dentro quelle forme gentili si agita l'animo di un guerriero. La giovane Pirra, questo è il nome di Achille sotto le sue mentite spoglie, gioca e si diverte con Daidamia, la figlia più bella di Licomede. Passano i giorni, i mesi e le stagioni e diviene sempre più difficoltoso per Achille continuare ad agire, a comportarsi come una fanciulla. Daidamia poi sembra preferire la sua compagnia rispetto a quella di tutte le altre sorelle o delle ancelle. A volte addirittura comanda a tutte di allontanarsi per rimanere con Pirra da sola a sola. Achille, in questi incontri privati, comincia a sentire i primi sconvolgenti moti d'amore. Quando Daidamia gli confida sottovoce all'orecchio i suoi pensieri, ad Achille il cuore comincia a battere più velocemente. Quando lei gli sfiora le mani con le sue, egli percepisce un gran caldo nelle viscere. Quando gli sorride, fissandolo negli occhi, Achille non desidera altro se non mordere dolcemente quelle sue rosse labbra. Come puoi ben immaginare, i confini dell'amicizia vengono presto superati e, una volta scoperta la vera identità di Pirra, ovvero di Achille, i due si abbandonano con passione a focosi abbracci. Nelle stanze private della principessa, chiuse e riparate da occhi indiscreti, si consuma l'amore tra Daidamia ed Achille. Questa frequentazione dona un frutto ai due. Pirro, poi conosciuto come Neottolemo, non si sa come, ma la voce che Achille sia ospite in Sciro comincia a serpeggiare per le terre greche e quando, tra i tanti oracoli, uno indica il principe dei Mirmidoni come uno dei cardini della vittoria achea sulle terre troiane, a coloro che si stanno preparando per l'impresa non resta che andare a cercare di recuperare questo giovane, ovunque egli sia. Alcune versioni narrano di come Nestore e Odisseo si rechino nelle terre di Ftia per raccogliere delle truppe che si possano unire a quelle di Menelao e di come Peleo in persona in quell'occasione senza indugio conceda al figlio Achille di soli 15 anni di unirsi all'eroica spedizione. Ma noi tutti preferiamo, o meglio io preferisco la versione che ci è giunta, quella diciamo un po' fantasiosa che vede Achille indossare vesti femminili a Sciro. Attraccate dunque le navi achee, scendono a terra sulle spiagge di Lericomede Nestore, Aiace e Odisseo. Il re, ospitale, invita i 3 nobilissimi ospiti a frugare in lungo e in largo nella sua reggia per trovare questo fantomatico giovane che si sarebbe introdotto tra le sue mura. L'idea a Licomede pare assurda. E infatti non si trova traccia del giovane di Ftia in alcun luogo. Odisseo, non convinto, medita tra sé. Abbiamo frugato ovunque, in ogni ala. Abbiamo ispezionato servitori, ancelle e schiavi della corte. Per certo poi non c'è nessuna stanza segreta in questo palazzo. Abbiamo tolto i cimieri a tutti
tutte le guardie, ma non abbiamo trovato alcuna traccia di quel giovane. Ma lui è qui, deve essere qui, lo sento. In qualche maniera quel ragazzo si deve essere travestito per rendersi riconoscibile. Mi pare di sentire il suo sguardo proprio in questo momento, il suo sguardo di sfida. Mentre insegue questi pensieri, il re di Itaca intravede da Idamia il suo seguito dietro il trono del padre e ha un'illuminazione. Schiarendosi la voce, annuncia di volersi scusare di quella importuna intromissione nella pace del palazzo. La sua delegazione toglierà presto il disturbo, levando le ancore e riprendendo il mare entro poche ore. Per ricompensare almeno in parte al fastidio che la corte ha dovuto sopportare, Odisseo comanda di far portare subito dei gioielli, cinture, manti colorati e dei monili e prega Deidamia e le sue ancelle di venire a scegliere qualche oggetto. Odisseo sistema uno scudo rovesciato su di un tavolo e fa depositare nel suo cavo tutti quegli ori. Deidamia e le sue ancelle si precipitano per rimirare tutta questa pregiata mercanzia. In mezzo a tanti oggetti preziosi, stranamente, ci sono anche un paio di stiletti e, come se fosse stata dimenticata, in fianco allo scudo si trova anche una affilata spada. Le giovinette si attardano a valutare e a confrontare questa collana con quell'altro braccialetto, quando, con un segnale convenuto, Odisseo ordina a dei soldati che stazionano in una stanza vicina di eseguire quanto ha concordato con loro: fingere che il palazzo di Re Licomede sia sotto attacco. Le giovinette urlano per il terrore. Con il primo clangore delle spade contro gli scudi, una delle ragazze del seguito di Deidamia, che stava giochicchiando con uno stiletto, si strappa le bianche vesti, scoprendosi il petto, raccoglie quella affilata lama sul tavolo, rovescia a terra gli ori, appropriandosi dello scudo, e si precipita verso quello che crede essere uno scontro. Spada alla mano, urlando «Attenti a voi, sono Achille, principe di Ftia», attraversa la porta e nell'altra stanza Achille viene accolto da una ventina di soldati e dallo stesso Odisseo e viene affrontato non da spade sguainate, ma da una fragorosa risata. A tutta prima sorpreso, Achille subito si unisce alle risa, ridendo di se stesso per essere caduto nel tranello di Odisseo. Uscito allo scoperto, l'invincibile figlio di Peleo e di Teti ormai fa parte della spedizione che si muoverà verso le insuperabili mura di Troia. Secondo la versione in cui Peleo concede al figlio quindicenne di partire per la guerra, un tutore viene inviato con lui, Fenice, figlio di Amintore. Costui si è rifugiato proprio alla corte di Peleo, in quanto in fuga dal padre. Una concubina di Amintore, infatti, lo ha accusato di aver tentato di violarla. A nulla sono valse le smentite e le preghiere del figlio. Il padre maledice Fenice affinché non possa avere figli e lo fa accecare. Come ti dicevo, Ramingo, Fenice si rifugia a Ftia e con la sua triste storia commuove il cuore di Peleo, che lo conduce dal centauro Chirone, che ne guarisce gli occhi. Riconoscente, Fenice si offre di badare al giovane figlio di Peleo, il quale lo amerà come un secondo padre. Guarendo nella vista, Peleo guarisce metaforicamente anche la impotenza di Fenice, rendendolo secondo padre di Achille. C'è un altro compagno di viaggio, il cugino di Achille, Patroclo. Questo bello e aggraziato giovane
è di qualche anno maggiore di Achille e anch'egli, come Fenice, trova riparo a Ftia fuggendo per aver ucciso un certo Clitonimo in seguito ad un litigio per una partita ad Adi. Dalla solida intesa di Achille e Patroclo nasce un affetto profondo. Questo porterà ad un momento cardine di quella guerra che non è ancora cominciata, ma che già si respira nell'aria. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.